Buongiorno ragazzi, oggi non è proprio un buon giorno perché fa un freddo cane, è piovoso. In realtà siamo chiusi dentro Ciardi da almeno 2-3 giorni e questa ondata di maltempo non cessa a placarsi. Noi volevamo fare una girata per la città di Ciania, siamo qui nel centro storico di questa cittadina, ma il tempo, ahimè, ai noi, è brutto, quindi oggi facciamo comunque una passeggiata. Poi eventualmente non è detto che più avanti ci si possa ripassare. Se poi non dovessimo riuscirci, la vediamo comunque oggi. Buongiorno anche da parte mia. Lo sapete che il freddo non è il mio amico e è scesa la temperatura di botto di 10 gradi. Qui abbiamo parlato con qualcuno dell'isola, pare che ci siano un po' abituati a questi cambi repentini di temperatura. Non sappiamo se è proprio questa stagionalità di questo periodo oppure no. Comunque così, insomma, a noi ci ha destabilizzato un attimo perché siamo andati a riprendere cappello, sciarpa, guanti. Comunque non ci diamo per vinti, belli bardati così come siamo, anzi intabarrati come usiamo dire noi. Andiamo a fare 2 passi per sgranchirci un attimo e a cercare un mercato, perché oggi è sabato e ci dovrebbe essere il mercato ortofrutticolo del sabato. Abbiamo necessità di comprare un po' di frutta e verdura. Là, che mare, bello agitato. Abbiamo parcheggiato Ciardi veramente vicino al centro e siamo già di fronte al porticciolo. Questa è la vecchia darsena di Ciania. Questa è, come diceva Fede, la darsena, o viene chiamato anche porto veneziano. L'aggettivo veneziano viene da sé, è stato costruito dagli stessi appunto veneziani nella prima metà del XIV secolo. E qui diciamo è il punto nevralgico strategico della cittadina di Chania o Xania o la Canea. La Canea ovviamente veniva chiamata così dai veneziani stessi. Perché è il punto nevralgico? Perché qui si concentra il maggior afflusso turistico e ci sono per lo più tantissimi locali, ristoranti, bar, diciamo questa è un po' la via dello struscio. Qui ci troviamo nella Old Town, ovvero all'interno delle mura, nella vecchia città, che è così detta abbracciata, diciamo circoscritta dalla cinta muraria che abbiamo visto poc'anzi passeggiando. Le mura sono di fattezza bizantina, molto imponente e degno di nota è il bastione di San Nicola di Molos. Questa alle mie spalle è la moschea di Iali, nota anche come la moschea dei Giannizzeri. Pensate, è la moschea più antica di tutta la regione, oltre che essere l'edificio ottomano più antico. Tant'è che è stato costruito intorno al 1640-1645 e fu dedicata al primo comandante di guarnigione di Ciania. Attualmente è diventata un centro espositivo. Altro simbolo della città di Ciania è il faro che vedete alle mie spalle e anch'esso è veneziano, ovviamente costruito dagli stessi veneziani che hanno reso famoso questo porticciolo. È stato costruito alla fine del XVI secolo, pensate è alto 21 metri e degna di nota è la luce che emette, la sua luce si vede a distanza di 7 miglia. Dai cittadini di Chania viene anche chiamato faro egiziano perché dagli stessi egiziani è stato ricostruito successivamente alla fine del XIX secolo. Passeggiando per il centro storico non vi abbiamo detto una nota importante, anche qui si è scomodato il signor UNESCO perché tutto il borgo storico, la Old Town, è iscritta nelle liste del patrimonio dell'UNESCO. È un posto ovviamente affascinante, è un connubio perfetto fra un'architettura bizantina, ottomana e l'architettura italiana, ovvero lo stile veneziano,
che l'ha contraddistinta poi. Quindi è veramente una cosa pittoresca e molto piacevole da vedere. È una città storica a tutti gli effetti. Pensate che addirittura facendo degli scavi nella parte centrale di Ciania sono stati ritrovati dei reperti dell'era minoica, quindi diciamo molto più antichi rispetto agli altri che vi ho detto prima. Ciania ebbe la sua importanza durante diversi periodi storici, ovvero da quello ellenistico passò poi a quello bizantino e successivamente a quello romano. I due periodi principali che, diciamo così, diedero risalto a questa città furono prima quello veneziano, perché i veneziani stessi la conquistarono ovviamente come baluardo nel Mediterraneo e le diedero un certo splendore. Successivamente, dopo il 1600, si insediarono l'esercito ottomano, quindi i turchi, che diciamo in parte ricostruirono edifici danneggiati, vi restarono per 3 secoli e diedero, diciamo così, la loro impronta stilistica e architettonica ben diversa, trasformando così la città di Chania o la Canea, come dir si voglia, in una delle più belle e più splendenti e uniche città dell'isola di Creta. Vi consigliamo la visita. Magari scegliete un giorno un po' più soleggiato, perché sicuramente il porto e tutte le mura risplenderanno con questa pietra di questo colore molto chiaro, particolare. Noi purtroppo in questo senso non siamo stati fortunati. Vi abbiamo comunque voluto portare a fare una passeggiata con noi, anche se oggi, come vi abbiamo più volte detto, è un freddo cane e soprattutto c'è questo vento fastidioso. Quindi spero apprezziate comunque le riprese e sarà un invito per voi per venirci magari in una bella giornata soleggiata. Praticamente alla Canea c'è un freddo cane. È allucinante. Levategli la GoPro, No, basta. Andiamo al mercato, sperando che sia più protetto. Ecco, passiamo al cibo, vai. Praticamente abbiamo lasciato Charlie qui parcheggiato, abbiamo fatto il corso principale tagliato da questa parte. Qui è la piazza dove abbiamo la moschea, il faro veneziano e ora ci troviamo esattamente qui. Facciamo tutto il giro, in questa zona dovrebbe trovarsi il mercato e poi faremo il continuo del percorso fino a ritornare dal nostro mitico Charlie. Questa è tutta l'estensione della fortificazione, per farvi capire che questa all'interno è la famosa Old Town che vi dicevo, patrimonio UNESCO, e poi ovviamente fuori dalle mura c'è la città moderna. Se poi vi dà noia il vento, salite nel sottomarino, andate sott'acqua, lì state certi che il vento non c'è. Guarda, ma poi guarda, tutto rosso, guardalo carino. Lasciamo il porticciolo con il museo marittimo qui alla nostra sinistra e da questa parte, da questa strada, andiamo diretti al mercato. Bene, siamo arrivati al mercato, ci sono tutti i banchi della frutta, della verdura. Facciamo un giro, cerchiamo un po' di pomodori. Qui ci sono tutte le olive, guardate che bellezza, tipiche olive greche. Facciamo un giro e scegliamo la frutta migliore. Guarda che pomodori belli. Sì, l'aglio, manca l'aglio, la cipolla. Sì. Pomodori, qui abbiamo un po' di formaggi, di miele. Vogliamo prendere i pomodori qui? Questi pomodori sono belli. Questo uno? Sì, prendi questi grossi, vai. Allora. €1, perfetto. €1 al chilo, molto buono. Anche un cavolo verza. Qui abbiamo arance e mandarini, 70 centesimi al chilo, 80 centesimi mandarini. Un pompelmo anche prendere. Anche un pompelmo, €1 al chilo. Poi abbiamo i limoni a 80 centesimi.
Abbiamo anche gli avocado a €1. Sono piccini, però Sono piccolini. come so della luogo, voglio provare. Li proviamo, qui abbiamo le mele ci sono Hello. rimaste un po' di mele. Qui abbiamo le zucchine a €2, i carciofi a €5,50. Abbiamo anche aglio, carote e cipolle che ci servono. Prendiamo un po' d'aglio, vai. L'aglio non si sa quanto costa, però Prendi un po', uno spicchione. Sentite che profumi qui, con tutta la menta, l'erba cipollina. one bag please. Thank you. C'è il prezzemolo, Quale vuoi? l'insalata. Prendi Questa o quella lì? quella più grossa, di. Questa? Sì. Prendiamo un po' di insalata. Se no c'è anche quella là o questa. La lattuga, quella lì. Ma 2 carote le prendo. Prendi 2 carote, prendiamo un po' di patate e poi dovremmo quasi esserci. €1,20 al chilo. Piccole come si fa? Guarda, piccole. Guardate che sacchettate di roba che abbiamo preso. Spesa super economica, abbiamo perso il conto, 10-12 euro, forse qualcosa Sì, di più. sì. Abbiamo preso anche le uova. Le uova, pompelmi, mandarini, patate, un cesto di insalata, poi le zucchine, non mi ricordo nemmeno più. Un sacco di roba. Un sacco di roba, ma bella, fresca. Ah, tanti pomodori perché l'avevamo assaggiati presi in un altro mercato, erano buonissimi. I pomodori su quest'isola sono meravigliosi, belli cicciotti, belli succosi. E quindi ripartiamo belli carichi, però continua il tour perché Charlie è dall'altra parte, quindi finiamo il tour di Chania facendovi fare il tour anche a voi e poi rientriamo E dopo. siamo anche appesantiti. E rientriamo dopo da Charlie. E qui c'è da vedere una cosa particolare. Stiamo attraversando i vicoli del quartiere di Splanzia, che è molto particolare, e appena ci arriviamo vi mostriamo una chicca. Come vi ha detto Fede, ci troviamo nel quartiere di Splanzia, che è un quartiere che è stato abitato prettamente dal popolo turco. La dominazione bizantina ovviamente ha lasciato la propria impronta, cioè dal punto di vista architettonico le popolazioni hanno trasformato, secondo i loro stili, quello che è tutt'oggi il quartiere. Un esempio è la conversione delle chiese in moschee. Qui abbiamo, diciamo, una cosa molto particolare, quella che è alle mie spalle è la chiesa di Agios Nikolaos, ovvero, come vi abbiamo sempre detto, San Nicola, che è veramente particolare perché possiamo vedere sia il campanile che il minareto. Quindi è un esempio unico di commistione, diciamo, una fusione delle due culture e dei due stili architettonici. Davvero particolare. È la prima volta in vita mia che vedo una cosa del genere. Sì. Una chiesa col doppio campanile, minareto campanile. Esatto, cioè noi ci siamo domandati ma quante ce ne saranno di altre così nel mondo? Se lo sapete scrivetecelo nei commenti, perché noi è la prima volta che ne abbiamo vista una, girando anche un po' per il mondo, diciamo, dell'Islam, non l'abbiamo mai trovati. Veramente Quindi curiosa. È curiosa. Guarda che archetto. Carino, guarda, finestre. Qui si sta meglio, più protetti dal vento. Percorriamo tutti questi vicoli, torniamo piano piano verso Charlie. Sì, questi sono sempre i vicoli del quartiere, vicoli strettissimi. C'è sempre la sensazione che dietro l'angolo ci sia il vicolo cieco, Sì. e tocca tornare indietro. Ciao bellino, Micio. Qui abbiamo un'altra moschea che è in ristrutturazione. Qui ragazzi abbiamo anche il Museo Nazionale del Calcio Greco. Praticamente qual sì. è la squadra della Grecia? Quali sono le squadre della Grecia? Questa però è la nazionale, mondiale, nazionale. Euro 1980, Italia, mondiale 94 in USA. Sono le partecipazioni che ha fatto la nazionale greca ai mondiali, e c'è anche la Coppa del Mondo, la riproduzione, con tutte le magliette dei calciatori. Guarda là, con le firme addirittura. Te lo ricordi te quali sono i calciatori più importanti della Grecia? Chi lo sa lo scriva nei commenti. Io no, perché non so molto calcistica. Qui c'è scritto, c'è una maglia firmata Gianna Copolou. Ne scioglie lingua. La maglia numero 8 con l'autografo di Gianna Copoulos. Se le conoscete voi
diciamo così, Patiti di calcio. patiti, ecco, o comunque che conoscete la nazionale greca, probabilmente sono magari calciatori vecchi, presumo, se le maglie siano qui, non lo so, Potrebbero essere anche quelli attuali, eh? Sì, quello è vero. Qui ci doveva essere invece il mercato, quello settimanale, quello fisso, scusate, che però sembra essere in ristrutturazione. Vedete, questo è l'edificio che ospita il mercato giornaliero tutti i giorni tranne il lunedì, ma attualmente purtroppo è in ristrutturazione, o per fortuna. Per fortuna, perché le colonne principali non sono messe molto bene, hanno delle crepe piuttosto profonde, quindi forse hanno fatto bene. Noi ora percorriamo uno dei corsi principali della cittadina, del centro storico, e ci dirigiamo verso la prossima chicca. Ora attraversiamo un altro vicolo dove troviamo tanti negozi di altro genere, borse, vestiario, abbigliamento e souvenir. Pensa, qui vendono anche le mute per andare in acqua. No. Muta. C'hanno degli articoli da pesca, scarpe, ciabatte, borse. Sente proprio il profumo del cuoio. Sì. E lungo il corso troviamo la cattedrale ortodossa di Ciania. La cattedrale ortodossa è intitolata alla Vergine dei Tre Martiri, che è anche la protettrice della città di Chania. Fu costruita nell'anno 1864 al posto della precedente chiesa, dove durante il periodo della dominazione turca era stata costruita una fabbrica di sapone, pensate un po'. Se poi volete immergervi nell'atmosfera reale, nel cuore di questa città, oltre al quartiere di Splanzia che abbiamo visitato prima, c'è questo quartiere dove ci troviamo adesso, che è Topanas. Anch'esso è un quartiere ovviamente storico che si trova proprio nel centro, è ricco di bei palazzi e l'architettura, che ve lo dico a fa, ovviamente richiama lo stile inconfondibile veneziano e le successive dominazioni bizantine e seguenti, diciamo. Quindi Chania è veramente un mix di tutte queste culture, è proprio ciò che la rende vera, bella e autentica, e è molto piacevole passeggiare, ve lo assicuro, anche in una giornata, purtroppo lo ribadiamo, grigia. Ci immaginiamo quando ci sarà il sole, tanti colori la rendono sicuramente viva. Quindi ancora una volta ve la consigliamo, perché in questo momento veramente ci ha catturati. Sì, esatto, siamo praticamente prossimi al porto da dove siamo partiti. Abbiamo da vedere ancora due piccole parti della città e poi andiamo da Charlie. Rientrando da Charlie troviamo questo palazzo rosso che è il Museo Marittimo. Qui abbiamo anche una mina subacquea, la MK6, un po' di siluri, una mega ancora, un po' di ancore e di eliche. Guardate questa elica come gigante. E la meridiana che oggi non funziona. Sì, qui abbiamo, sì, infatti, come dice Marta, la meridiana che senza sole non funge. No. E dietro l'angolo cosa ci sarà? Intanto la Bora. La Bora! Prepariamoci e ci porta via, ci riporta al mercato. E concludiamo il tour di Ciania con la fortezza Firka. Esatto, che è ancora piuttosto conservata bene. In questa fortezza, all'interno di questa, nel periodo, diciamo, di splendore di Ciania, vivevano le famiglie benestanti. Poi ha anche un'importanza, una rilevanza storica non indifferente, perché nell'anno 1897 fu issata la bandiera di Creta, perché quell'anno si proclamò l'indipendenza di quest'isola. E da questa inquadratura vediamo benissimo la funzione protettiva che ha tutto il muraglione che porta fino al faro. Infatti abbiamo un bel mare mosso, ma all'interno il porticciolo è ben protetto. Ora speriamo di non prendere una bella giubbata d'acqua. Non sta vicino al bordo perché arrivano degli schizzi che ci docciano. Sì, guardate qua che onde. Ci sono un po' di scogli fuori che ammortizzano il colpo. Quindi forse ce la caviamo. Costeggiamo tutto il bastione e dietro l'angolo dovremmo ritrovare il nostro mitico Charlie.
Dovremmo, speriamo non il condizionale, ritroveremo, non dovremmo. E vediamo infatti, eccolo lì, Charlie, l'ho visto. Abbiamo fatto pranzo, nel frattempo è uscito il sole e adesso ci spostiamo, lasciamo Chania e ci dirigiamo verso ovest. Come vedete si è aperto il cielo, però a noi interessava principalmente il mercato, almeno la cambusa è bella piena. Stasera ci facciamo anche una bella frittata probabilmente con qualcosa. Senti, l'ho già mangiato ora, già pensa alla cena di stasera, ma io non ho parole. Comunque ragazzi, la frutta e la verdura locali sono veramente squisite. Abbiamo sistemato tutto dentro Charlie. La nostra prossima meta sarà una spiaggia di quelle top, di quelle imperdibili. Stiamo percorrendo una strada meravigliosa, poi si è finalmente aperto il cielo e davanti a noi un albero stupendo. Un olivo che abbiamo visto un cartello bianco, ha attirato la nostra attenzione, c'è scritto antichissimo albero d'olivo, pensate di 910 anni, 910 anni. Lavori. Guarda qua. Unico alternato, maronna. Sì, è stretta, Poi sotto, mamma mia, c'è uno strapiombo. Mi sono affacciato, c'è uno strapiombo, ragazzi, c'è anche un vento che porta via. Però queste pareti sono un'opera d'arte. Sì. Verde. Vediamo. 3,5 metri, avevo visto solo 3. Ma di larghezza non lo so, ma se c'è il semaforo apposta. Ma guardate che lavori. Ma guardate che lavori. Fate. Madonna. A dove ci fanno passare? Ma strettina Quanto sarà larga? Poi è scavata proprio nella roccia. La prima parte è stretta, questa parte qui è un po' più larga. Tutte le reti di contenimento, perché qui vengono giù i sassi come pioggia proprio. Stringe la strada, tanto bene. Su, no? Tanto bene. Si suona, sai. Qui è stretta perché c'era il masso sporgente e quindi l'hanno dovuta stringere. Mi viene da abbassarmi con la testa. Oddio. Mi viene da abbassarmi così per passarci sotto. Oddio. Ora sono chiusi, ma in piena stagione aspettano una grossa folla di gente e quindi hanno preparato praticamente in questa via solo parcheggi. Abbiamo lasciato Charlie e ora facciamo gli ultimi metri a piedi lungo il vialetto, vediamo un po' cosa ci riserva. Siamo fiduciosi che la Fonissi sarà una meraviglia. Fortunatamente qui il vento si è placato, siamo proprio protetti, però come si esce fuori
Che luce che c'è ora. Qui c'è questo bel piazzale che però è la strada non è accessibile, c'è il cancello. Che spettacolo. Eccoci arrivati! Guardate che mare! Intanto c'è il sole, il solicino, altre due anime oltre a noi. Ma la particolarità di questa spiaggia, oltre alla sua conformazione con la laguna tipo Balos e la lingua di sabbia che collega un altro banco di sabbia, scusate il gioco di parole, è che qui c'è la sabbia rosa. E la Fonissi è famosa per le sue sabbie rosa e dice che è uno spettacolo della natura, ovviamente acqua maldiviana, e oggi vediamo che lo riusciamo a vedere. Che vento, che vento. Ci siamo ritagliati un angolino dietro la duna per ripararci dal vento, speriamo che ci sentiate. Allora, prima io vi ho fatto un po' una descrizione così sommaria. Riguardandola bene con i nostri occhi, praticamente questa spiaggia si protende con questa lingua verso l'esterno, ma non arriva a toccare l'altro banco di sabbia che vi ho erroneamente detto io è proprio un'isola, ovvero un'isola che si estende in lunghezza e che arriva fino a laggiù al faro, che ovviamente è in mare, verso il mare aperto. Purtroppo io avevo visto una foto sul web, magari d'estate piena, in particolare condizioni meteo E con l'acqua calda. e con l'acqua calda praticamente si forma una lingua di sabbia dove l'acqua ci passa proprio sopra e quindi con i piedi tranquillamente si può arrivare sull'isola. In questo momento siamo andati lì a vedere, ora parliamo qui perché spazzola il vento, c'è l'acqua alta fra una sponda e l'altra, quindi non si può passare a piedi e poi non ci sarebbero le condizioni meteo, rimarremo congelati. Per fortuna la giornata è svoltata a livello di sole, perché avete visto È incredibile, guarda là, c'è. il cielo è pulito, però il vento ghiaccio, che è quello che poi fa abbassare la temperatura, non è calato, quindi vabbè, in parte ci è andata bene, diciamo. Volevamo vedere tanto la Fonissi perché, come vi ho detto più di una volta, è una delle spiagge più turistiche dell'isola di Creta e se la gioca con Balos. A noi stavamo ragionando ora con Fede, ci è piaciuta più l'altra, soprattutto per l'approccio, diciamo, per la vista, perché Balos, se avete seguito il video, si arriva dall'alto, dalla rupe, dalla scogliera, quindi si ha questa visione dell'intera laguna che fa venire un colpo al cuore. Qui si arriva, diciamo, a livello spiaggia camminando, non che sia brutta, per l'amor del cielo, cioè vederne tutti i giorni di spiagge così, è tenuta bene, è pulita, è curata e soprattutto ci sono queste dune recintate con tanto di cartelli, non si può accedere perché sono preservate. Come vi dicevo, è una zona di ripopolamento, quindi non si può prelevare né sabbia né conchiglie né, diciamo, rovinare la natura. È un'oasi preservata e credo che sia anche, abbiamo letto dai cartelli, una zona di ripopolamento di alcune specie animali. E un altro punto di favore di Balos, secondo me, è anche la conquista, quella te la devi proprio conquistare. Sì. E noi abbiamo fatto una faticata con le nostre biciclette Sì. e ce la siamo conquistata veramente. Sì, Qui sì. invece è facilissimo, arrivi, parcheggi qui Sì, davanti, sì, ti sì. fai quanto? 100 metri a piedi. No, forse un pochino di più perché sono Però- 10 minuti di cammino, ma molto semplice, lo possono fare chiunque. Balos è impegnativo, Quindi insomma. ci immaginiamo in piena estate, in pieno agosto, la massa di gente che ci possa essere qui. Sì, qui
sì, però ecco, effettivamente è bella, È bella. non possiamo denigrarla, ma se dovessimo appunto fare una classifica noi voteremmo per Balos, ecco questo. Diteci la vostra, ovviamente chi è venuto a Creta e chi ha visto entrambe le spiagge, se ci scrivete la vostra opinione ci fa sempre piacere. Noi ora ci godiamo il tramonto perché il meteo è proprio svoltato, anche perché siamo nel lato sud e prima eravamo a nord, Sì. quindi anche per questo motivo. Quindi bene, qui senza vento, con il sole che ci abbatte addosso è una favola. Infatti ora non ci spostiamo più. No, rimaniamo piantati Stiamo qui, qua. tipo ombrelloni, sai. Such a short time being alive. All this hardship and convenience makes it so hard to make sense. I will listen now. I will listen now. And I know it's just a matter of time before we tumble across the borderline. We can't go forward and we can't rewind. I will listen now. I will listen now. Just close your eyes. I can't believe we've been through this for so long. Pressure's on. You better step up. Probably stop writing the stupid songs. Just close your eyes and you'll be fine. Such a short time being alive. All this hardship and convenience makes it so hard to make sense. I will listen now. I will listen now. And I know it's just a matter of time before we tumble across the borderline. We can't go forward and we can't rewind. I will listen now. I will listen now. Hold on to something, if only a dream. Hold on to me. Better than nothing, how it really may seem. I'm gonna hold on to you. Just close your eyes. I can't believe we've been through this for so long. Pressure's on. You better step up.